Amici, buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Oggi ci concentreremo ad esplorare l'isola di Hvar, quindi ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere un like se vi piace il video e buona visione! Amici, buongiorno, altra splendida giornata in Croazia. Colazione presa al supermercato, abbiamo preso io dolce, brioche col cioccolato e un bombolone con non so cosa dentro, Black Edition. Amati un burro di spinaci, caffè Starbucks, non so cosa. Ora ci dirigiamo verso Sparato. Qui c'è un traghetto che ci aspetta. Cosa stiamo facendo? Correndo in direzione di qui per andare a prendere il traghetto. Comunque poi vi mettiamo a posizione del parcheggio, cioè della via, perché non è male, però giustamente Il parcheggio non ha pagamento, invece qua in centro, come abbiamo detto, costa 4-5 € l'ora. l'unica cosa sono 15 minuti dal centro, cioè Non siamo... volendo si fanno dal pueblo. Comunque il problema è che non c'è un tabellone con scritto il nome della barca e il numero, salve, all'inizio del porto, ma solo verso il centro, quindi ci si mette sempre un po' più di tempo, quindi questa è una tips utile. Un'altra cosa è non seguite le indicazioni sui cartelli dove c'è scritto magari Vis, Stalingrad, Cipeta, eccetera, ma seguite sempre il tabellone perché magari c'è un traghetto che parte da Molo che è per un'altra città. Il viaggio oggi durerà 2 ore e il biglietto costa 16 € l'andata e 16 il ritorno, mentre quello di ieri costava 12, ovviamente a testa. Poi volendo, come sempre, potete anche imbarcare la macchina e ci sono anche traghetti più veloci, mi sembra. Oggi abbiamo preso l'acqua Zara al posto della Giana. Facciamo un taste test, no scherzo. Ragazzi, benvenuti sull'isola di Hvar. Oggi proveremo una cosa diversa, ovvero spostarci con taxi / Bolt Uber, perché il porto è un pochino distante rispetto alla città dove ci sono i rental car e quindi abbiamo visto che economicamente potrebbe essere uguale o addirittura convenire, quindi proviamo a fare così. Allora, a quanto pare in questa città non c'è né Uber né Bolt, quindi la vita ci smentisce sempre. Abbiamo preso un taxi che per fare 10 minuti sono costati 15 €, no neanche 5 perché andava un po' pianino, 15 € e quindi noleggeremo lo scooter sperando che non costi 80 €. Comunque secondo noi è tutto fatto per far girare un po' l'economia dei taxi fondamentalmente. Incredibile, ma ce l'abbiamo fatta, ci abbiamo messo 20 minuti per fare un percorso che ce ne volevano 10. Stiamo facendo il sentiero per arrivare alla spiaggia Dubovica. Oggi sembra che non ce ne vada dritta una, vero amore? Sì. Ecco, questo è l'esempio. Questo è l'esempio lampante. Comunque è la prima volta che vedo le barche che galleggiano sull'acqua, cioè che sembra che non ci sia l'acqua. Acqua clamorosa. Credo che ho detto più volte clamorosa in questi giorni che non so. Comunque non c'è niente da fare, ovunque andiamo troviamo i gatti. Allora, bagno fatto, acqua bellissima, come dicevamo prima, si vede l'ombra delle barche, talmente tanto trasparente. Abbiamo fatto un girettino qua intorno che c'è una casa da cui si vede poi il mare e c'è un baretto molto carino e sembra che si mangi bene, non abbiamo visto dei piatti, però ci ispira molto. E ovviamente solo cash si paga perché qua non prende niente, è veramente consigliata. Ora ci facciamo il sentiero e torniamo su. Questo è il paesaggio che si vede andando verso l'Esina. Ragazzi, mezzo parcheggiato. Siamo ufficialmente a Lesina città.
ora ci facciamo un giro qua, c'è un mercato, poi andiamo a far pranzo e poi vi faccio vedere una cosa interessante. Cioè no, è interessante, è curiosa. Allora, vedete la Mati che è vestita così, pantaloncino e costume? Carinissima ovviamente, ma a quanto pare questa è la sua fine, 500 euro di multa. Niente, non avrete più Mati col costume, purtroppo o per fortuna. Ci facciamo una passeggiatina ora per arrivare alla Pecarna. Comunque c'è un piacevole venticello e a quanto pare c'è lo Kvar Summer Festival che ora cerchiamo cos'è, cerchiamo di capirlo. Questo è il posto dei sogni. Comunque questo è molto più fornito. Pranzetto preso, oggi abbiamo speso un po' troppo, 26 euro, perché? Perché qui il dinar sembrerebbe essere molto costoso. 7 euro un panino, ieri l'abbiamo pagato 4 neanche. Sulla metà e nulla, è così, una pizza margherita costa 15 euro, quindi sì. Prima di mangiare vi dico che lo Kvar Summer Festival è un festival di musica e teatro e si svolge in ogni luogo, diciamo, storico della città, quindi per esempio alla fortezza, in varie chiese. Questa vista per mangiare non è male, Ma ora parliamo un po' in generale dell'isola di Kvar. Ovviamente Kvar è molto conosciuta per locali, discoteche, eccetera, ma c'è anche qualcos'altro. Ovviamente assieme a Brac e Vis, Kvar fa parte delle isole Pacleni. Parlando della città storica di Kvar, dove ci troviamo ora, la piazza principale è la piazza Santo Stefano, con la cattedrale barocca in fondo, ma molto importanti sono anche due edifici del periodo veneziano, ovvero l'Arsenale del XIV secolo e la fortezza. Invece, una curiosità su Starigrad, ovvero il luogo dove abbiamo preso il traghetto. Starigrad significa città vecchia ed è un nome super appropriato poiché questo è l'insediamento più antico di tutta la Croazia. Difatti fu fondato dai Greci nel 384 a.C. Ragazzi, girettino fatto, caffè preso, pranzo fatto, ora torniamo verso Starigrad, così ridiamo dietro il motorino e riprendiamo il traghetto. Allora siamo sul traghetto delle 5:30 e arriveremo a Split per le 7 circa. Esperienza tra la bellezza dell'isola e lo scam, però molto bella comunque. Tragicomica. La spiaggia comunque valeva tutto il costo di tutte le cose che abbiamo pagato. Stasera cercheremo di passare una serata tranquilla nella città dove siamo con l'appartamento, quindi non a Spalato, dato che ci manca del sonno, giusto qualche oretta. Poi vedremo cosa fare per cena. But first, taste test. Juicy fruits, red orange e mela. Ma questa non è croata, vero? Questa è della Bosnia e Erzegovina. Abbiamo deciso di provare tutte le bevande bosniache. Tutte è impossibile perché sono la miriade, però noi ci proviamo. Allora, non è frizzante, è tipo succo di frutta, giustamente. Cioè non è succo di frutta frizzante, non esiste succo di frutta frizzante, comunque è molto buona. Questa è veramente consigliata rispetto a quella di ieri, la Sensation, che vabbè ci sta una mezza Sprite e la PP. Questa devo dire che non è male. Siamo sbarcati a Spalato. Allora, l'esperienza a Brac e Kvar, quindi le due delle tot isole davanti a Spalato, finisce qui. Domani scenderemo verso sud, sempre in un'altra isola.
vedrete in un altro video probabilmente. Ora andiamo verso la macchina, il nostro solito percorso che abbiamo fatto credo più volte questo che non lo so. Abbiamo smaltito anche le calorie di 2 mesi fa. Andiamo a prendere la macchina. E torniamo. a cena, soprattutto. Esatto, sempre. Stasera appunto salutiamo Spalato per l'ultima volta. Sì. Con questo stupendo tramonto. Sembra esserci un qualcosa di tipo tradizionale. Qua c'è la Colombia, qui c'è la Corea del Sud. Abbiamo scoperto che c'è il Festival Internazionale del Folklore, non abbiamo visto tutti i paesi, ma forse perché erano già passati. Però c'è dal 19 al 23 agosto, quindi magari pure l'anno prossimo se a qualcuno interessa. È bello, balli tradizionali, musiche tradizionali, carino. Oggi erano a Spalato, ma la fanno nelle varie città della provincia di Spalato, c'era tipo Vis oppure Solin. Ragazzi, stasera abbiamo preso un kebab proprio local perché è fatto con la carne della macelleria davanti, fondamentalmente qui a Castelnovi era o Castelsaric? Castelnovi. Il kebab come vedete è enorme, cioè è immenso. In realtà poi noi non siamo amanti del kebab, però vediamo che qua va un botto e pure per i local, cioè ci vanno spesso, quindi proviamo. Questa invece è la tortiglia, sempre kebab di manzo della Mati. Il costo del kebab panino è 7,50, quello con la tortiglia 8 e comunque per me ve lo potete tranquillamente dividere in due perché era tipo 3 etti di carne, era veramente enorme. Tra l'altro ci siamo messi qua sul lungomare dove abbiamo l'appartamento e in sottofondo c'è la musica balcanica, c'è del rap e reggaeton balcanico. Ci vediamo domattina che abbiamo un po' di strada da fare come sempre e ci dirigiamo verso sud. Amici, nel prossimo episodio andremo in uno dei posti che ci ha più stupito della Croazia. Vi ricordo come sempre di iscrivervi e lasciare un bel like. Ci vediamo al prossimo episodio.